Quest'estate, con mia moglie, abbiamo scelto il Cilento per una breve vacanza. Tra mare splendido, natura intensa e panorami incantevoli, nel piccolo paese di Bosco, dove alloggiavamo, abbiamo incontrato il dottor Nicola. Ci ha affascinato con il racconto di un suo amico, un pittore spagnolo che tanti anni fa aveva deciso di trasferirsi lì. La storia della loro amicizia e lo sguardo di questo artista così umano e terreno mi hanno colpito a tal punto che ho deciso di tornare per raccogliere questa memoria. E così ho chiesto a Nicola di farmi da guida e di raccontarmi del suo amico José Ortega. Questi elementi naturali, vedi? Il mondo da un lato, il mare. Per Ortega erano esseri animati, quasi li sentisse dialogare tra loro, no? E ricordare appunto, come si diceva, le cose del passato. La montagna sembra raccontare al mare tutta quella storia a cui prima abbiamo accennato. Dice, io ho ospitato nelle mie viscere, nelle mie grotte, i primi monaci che sono arrivati qua dall'Oriente. Ho visto tutte le storie, le distruzioni, le guerre, le sofferenze che ci sono state. Sembra che si raccontino l'uno con l'altro, il mare e i monti raccontano la storia del paesaggio, insomma. Ed è proprio il paesaggio l'elemento che di Bosco mi è rimasto più impresso. E da quello che Nicola mi racconta, anche José Ortega è rimasto così stregato da questa montagna imponente che decise, intorno al 1970, di fermarsi a vivere lì, ritrovando in quel luogo qualcosa di familiare. Ma li senti questi profumini? Vedi? Queste sono cose che hanno stimolato la creatività e hanno attirato Ortega. Vedi? La storia, ha saputo leggere la storia di queste pietre, le pietre, gli odori che tu senti adesso in questo vicoletto. E quel poco di residuo di vita passata che c'è, vedi, ancora c'è qualche casa che si è salvata dalla devastazione. Il tempo, il passato, la memoria. Cosa resta di Ortega oggi? Cosa resta di quel mondo che ha visto? La sua casa, nel centro del paese in cui Nicola mi porta, è ancora intatta. Oltre ai suoi quadri ci sono ancora i suoi colori, i suoi pennelli, le sue tele. Addirittura in un cassetto ci sono ancora i suoi occhiali, come se non se ne fosse andato davvero, come se dovesse ritornare da un momento all'altro. Oltre alla casa c'è una piazza che porta il suo nome, dove al centro di essa lo stesso artista ha messo una grande pietra che ricorda nella forma il monte Bulgaria che tanto lo affascinava. E soprattutto diceva, su quel grigio del monte puoi trovare sulla faccia 10 sfumature di grigio, quantomeno, che dovrebbe essere da esempio a chi vuole indonacare, vede queste case, senza ricorrere a colori assurdi, rosa, rosso, eccetera, eccetera, ma ispirarsi alla natura e a quello che il Monte Bulgaria ti suggerisce. José Ortega non era un pittore di paesaggi. A lui interessava l'uomo, il suo rapporto con il mondo, con la natura, con la storia soprattutto. E verso di essa lui, esule in fuga dalla dittatura franchista, sentiva di avere un dovere non solo di testimonianza, ma di impegno civile. E nella ribellione di Bosco, che osò sfidare i Borboni nel 1828 e che per rappresaglia fu dato alle fiamme, non trovò soltanto una casa, ma un simbolo. È un uomo che ha subito carcere, torture, che ha sfidato il franchismo, che è stato per tanti anni in carcere, che è uscito dal carcere, ha subito anni di latitanza. Ortega ha passato tanto della sua vita lì, quando è uscito dal carcere nel 1947 fino
ai primi anni 53-54 è stato sempre, lui diceva, la macchia, cioè per poter sopravvivere, non essere scovato dai gendarmi, Ortega stava in alta montagna coi pastori per mesi che lo alimentavano, lo nascondevano, lo aiutavano, gli davano da mangiare. Lui per rendersi utile faceva il lavoro dei pastori, capito? E questa è la bellezza di quest'artista, di quest'uomo. Nel museo che si trova nel cuore del paese e che raccoglie molte delle sue opere, ho trovato anche delle fotografie che lo ritraggono. Guardandole, ho capito meglio le parole di Nicola. Mi dà l'idea di un uomo che ha sofferto, sì, ma che non ha mai perso il coraggio di rimanere fedele alle proprie idee. Nelle sue opere vedo un artista che ha cercato la verità, che ha combattuto per la giustizia e che ha creduto nell'uguaglianza e nella fratellanza a tal punto da fondersi con quel mondo contadino che tanto osservava. Devo parlare? Parlo? Parlo un altro poco? Punto, va bene così? Nicola vive il ricordo di Ortega come una missione. Ne parla con trasporto, si emoziona e nelle sue parole sento non solo l'eco di un'amicizia vera, ma anche una stima che va oltre la semplice conoscenza. La sua devozione è tale da spingerlo ancora oggi a spendersi quotidianamente non solo per custodirne la memoria, ma anche per rivendicare quel riconoscimento che, a suo avviso, Ortega non ebbe mai pienamente in vita. Ricordo Ortega in certi momenti topici, no? Eravamo insieme, qui fermi. Lui era in questa posizione e come sempre meditava, però meditava a voce alta, quasi interloquiva con me che gli stavo vicino. E dice, guardando questo panorama, gli uccelli che volavano, le colombe di sotto, guarda quanto è bello qui. Qui tu vivi e vedi le cose col senso dell'aquila, capisci? Questa frase mi è rimasta impressa, col senso dell'aquila. Eppure nei suoi quadri lo sguardo resta così vicino alla terra che non sembra affatto quello distaccato di chi sorvola dall'alto. È uno sguardo che partecipa, che si ferma, che vive accanto. Nei suoi dipinti i contadini non sono figure lontane, ma protagonisti di un'umanità resistente, radicata nella storia e nella terra. In quella vicinanza Ortega trovava la sua verità e il senso profondo della sua arte. Perché quando uno ha i piedi così profondamente immessi nella terra, nella realtà della vita e al tempo stesso ha la cultura, la sensibilità, la preparazione spirituale di Ortega, spirituale e culturale di Ortega, allora trovi questo miracolo affascinante di uomo che tutti quanti noi che l'abbiamo per tanto tempo conosciuto, vissuto, cioè non riusciamo a dimenticarlo. José Ortega ha ritratto l'uomo nei suoi confini terreni. Ha mostrato la sua fatica, la sua dignità, la sua purezza. La sua pittura è stata un grido di libertà per chi non aveva voce. È stata la sua personale ribellione contro chi imponeva quei confini con la violenza. Ed è questo l'aspetto che più di ogni altro ha affascinato Nicola. Vedi, e questa è la cappella che Ortega ha voluto fare per me, ma in realtà a me non piace dire che è mia o è per me, perché questa è l'opera più personale e più intima che Ortega abbia mai fatto, per motivi suoi affettivi. Io volevo una croce tradizionale e lui non è che si fosse opposto, mi dice, ma tu sai che cosa mi stai chiedendo? Mi chiedi di perimetrare l'infinito, perché l'idea di Cristo è così grande, così potente, che Cristo esisteva sicuramente 10.000, 1 milione di anni fa, esisterà tra 1 milione di anni,
Perché tu me lo vuoi far circoscrivere in un simbolo che riguarda tutto sommato poi una sola religiosa e un lasso di tempo breve di fronte all'eternità? Quando noi menzioniamo i concetti di divinità, di creazione di Dio, il Dio eterno, per cui riesce difficile, ti ripeto, tu mi chiedi di perimetrare l'infinito, io non posso farlo. Nessuno di noi può farlo, e Ortega lo sapeva bene. In questo breve viaggio, Nicola mi ha fatto vedere quanto il suo amico sia ancora qui, come sia rimasto incastonato nelle pietre del paese, come sia ancora una presenza invisibile nel silenzio della piazza che porta il suo nome, come sia diventato un'aquila che volteggia sulla montagna, come sia ancora nel paesaggio che lo ispirava. Lui è ancora qui, tra gli ulivi che guardano il mare, per ricordarci con la sua arte che l'infinito non è fatto per essere perimetrato.